Benvenuti, miei cari amici. In questo episodio che si propone di sovvertire il senso generale riguardo all'abilità e al coraggio degli italiani in battaglia. Ci incontriamo nel luglio 1943 e gli alleati sbarcano in Sicilia, aspettandosi un vero e proprio tour. Lo sbarco procedette con qualche contestazione presto superata, e le forze alleate avanzarono rapidamente attraverso l'interno. In questo momento, con la rapida avanzata alleata, alcune unità italiane sono isolate e devono combattere le unità americane che stanno avanzando velocemente. Per eliminare queste sacche, il generale italiano Molinero raduna le truppe rimanenti e combatte per affrontare il nemico. E questa è la battaglia che Jim vi propone i bersaglieri e le loro penne. Tuttavia, a poco, la potenza del nemico cominciò a prevalere, riducendo praticamente il silenzio delle nostre posizioni sul fianco sinistro. Il fuoco automatico associato alla potenza dei bazooka sta mietendo un pesante tributo. La nostra speranza risiede nelle informazioni che abbiamo ottenuto, secondo cui sono in arrivo dei rinforzi e fino ad allora possiamo solo aspettare. Nel frattempo, il generale Molinero utilizza le poche riserve rimaste e le invia a cercare di coprire i grossi buchi delle nostre linee difensive, con la speranza di mantenere l'integrità delle nostre posizioni fino all'arrivo dei rinforzi. Godere.
Dopo un'attesa angosciante, finalmente il generale Molinero riceve il tanto atteso rinforzo. Questo rinforzo è composto da forze specializzate nella ricognizione. Sono unità regolari con una certa esperienza di combattimento. Tra i pezzi forti ci sono 2 veicoli Liberty Ariana, quindi un mix di mitragliatrici medie Breda e un cannone antiaereo da 20 mm. Il punto debole di queste unità è il basso profilo di protezione fornito all'equipaggio dalla virtuale assenza di armature. Un altro punto forte sono 2 tanchette, estremamente obsolete a questo punto della guerra, che trasportano 2 mitragliatrici Breda in ciascuna unità. Sebbene obsolete, queste unità hanno ancora una certa rilevanza se usate contro unità di fanteria o con scarsa armatura, che potrebbero essere una risorsa importante in questa battaglia. Oltre a queste unità motorizzate arriva anche un'altra unità di mitragliatrici medie e, con questa unità, una potenza di fuoco che si spera possa superare la finora totale supremazia americana. Infine, ma non ultimo, arriva anche un mezzo plotone di bersaglieri veterani di diverse battaglie, pronti a vendicare l'ignobile profanazione del sacro suolo italiano da parte del nemico. Il risultato finale di questa battaglia è ancora insondabile, poiché anche le forze americane riceveranno rinforzi. Con l'inizio di questa nuova fase della battaglia, si spera che Jin dica addio fino al prossimo episodio di questa emozionante battaglia. Arrivederci!